In questo video anche se la baciata è un ballo di contatto da eseguire in posizione chiusa e vicini al partner, esistono variazioni piuttosto semplici per arricchire il repertorio di movimenti. Il giro laterale della baciata è un movimento essenziale e si esegue sulla stessa traiettoria del passo base laterale. Il cavaliere apre il piede sinistro a sinistra sul passo 1 e appoggia il piede con una rotazione di 90 gradi sempre verso sinistra. Al passo 2 oltrepassare il piede sinistro con una rotazione di 180 gradi, poggiando il peso sul piede destro a gambe divaricate. Con il peso sul piede destro e continuando la rotazione a sinistra, completare il giro con il piede sinistro e peso a sinistra per effettuare il tap o roll laterale. È possibile proseguire con il passo base al conteggio 5, 6, 7, oppure eseguire un giro a destra con la stessa tecnica. La dama inizia il suo giro con il piede destro aperto verso destra. Ruotando il primo passo di 90 gradi avrete un ottimo appoggio per eseguire il secondo passo, con il piede sinistro ad oltrepassare il piede destro. Sempre con le gambe leggermente divaricate e il peso sul piede sinistro, eseguire il passo 3 completando la rotazione e portando il peso sulla gamba destra. Eseguire un tap o roll al conteggio 4 ed effettuare i passi di ritorno con una base laterale o con un giro a sinistra. In ogni forma di danza, l'uso delle braccia è fondamentale per preparare al meglio una rotazione. Effettuare il giro con le braccia ferme non è pratico e non è gradevole a livello estetico. Prima di effettuare un giro, anche nella baciata, è sempre buona norma preparare il corpo con l'uso corretto delle braccia. Se dovete effettuare un giro a sinistra, la preparazione delle braccia va effettuata sul tap o roll di piede sinistro. Tale preparazione consiste nel portare le braccia in direzione contraria al giro, in questo caso braccia a destra per giro a sinistra, ed ottenere una leggera rotazione del busto e delle spalle. Al momento di eseguire il giro, le braccia saranno riportate in posizione centrale con una certa energia, specialmente con il braccio esterno, e recuperando la simmetria della posizione potrete godere di una spinta supplementare data appunto dalle vostre braccia. In tal modo non saranno solo le gambe a darvi forza per la rotazione, quindi eseguirete dei giri più disinvolti e con maggior risultato. Per un buon risultato nelle rotazioni bisogna ottenere collaborazione dalla dama. Non servono gesti guidati con forza, perché tutto ciò che dobbiamo usare è il linguaggio del corpo. In presa parallela sinistra, iniziando il passo base, daremo alla dama un preavviso, sollevando la mano al momento del tap o roll. Questo movimento della mano consente alla dama di percepire la volontà del cavaliere. A questo punto, con il movimento della mano, il cavaliere provvederà anche a segnalare alla dama la direzione del giro da eseguire.
È buona abitudine ricordare che al momento del preavviso la dama va preparata con il movimento delle braccia, come abbiamo visto in questa lezione. Quindi vi raccomandiamo di esercitarvi ripetutamente con i movimenti in assolo prima ancora che in coppia. In presa parallela destra seguiremo gli stessi accorgimenti spiegati poc'anzi, con la mano del cavaliere che potrà seguire solo 2 traiettorie, davanti al viso della dama oppure dietro la testa. La guida del cavaliere che passa davanti al viso della dama prende il nome di giro interno. La guida del cavaliere che passa dietro la testa della dama prende il nome di giro esterno. Tutti questi criteri si possono applicare anche in doppia presa parallela, con il cavaliere che mantiene i gomiti sollevati e le dita verso il basso, dando il giusto preavviso alla dama e ruotandola all'andata e al ritorno. Anche con la presa incrociata è possibile guidare il giro interno o giro esterno. Sarà sufficiente modificare la presa in modo tale che le dita del cavaliere possano entrare nella mano della dama dall'alto. Come se la dama tenesse una tazzina nella mano, senza stringere la presa, consentirà al cavaliere di mantenere il contatto durante la rotazione che, ricordiamo, si esegue dando alla dama il giusto input per evitare movimenti guidati con la forza. La presa incrociata può essere con mano destra oppure doppia. Grazie per aver seguito le nostre lezioni.